Lezione 1. Aumentare la fiducia. È stato incredibilmente gratificante e ha rafforzato la mia fiducia anche in altri settori. È fantastico. A quale risultato ti riferisci? Recentemente ho completato un progetto impegnativo sul lavoro che ha richiesto molto impegno. È impressionante. È sorprendente come i risultati possano influenzare la nostra autostima. Sì, ora mi sento più capace di affrontare nuove sfide. Lo adoro. È importante riconoscere i nostri successi, non importa quanto piccoli. Assolutamente. Lasciare che queste vittorie ci ispirino è la chiave per la crescita personale. Festeggiamo insieme il tuo traguardo. Mi piacerebbe. È bello condividere questi momenti con qualcuno che capisce. Lezione 2. Navigazione nei ritardi. I ritardi possono essere frustranti. A che piano siamo? Ho perso il conto. Siamo al terzo piano, ci siamo quasi. Grande. Non vedo l'ora di raggiungere la nostra destinazione. Sì, è sempre fastidioso quando le cose richiedono più tempo del previsto. Sono d'accordo. Sfruttiamo al massimo il tempo mentre aspettiamo. Buona idea. Possiamo parlare dei nostri programmi per il resto della giornata. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di iniziare le nostre attività. Anche io. Rimaniamo positivi durante l'attesa. Sì, fa tutto parte dell'avventura. Lezione 3. Soddisfare le aspettative. Non che ne sia a conoscenza al momento, penso che abbiamo coperto tutto. È bello sentirlo. È importante rimanere organizzati nelle nostre discussioni. Sì, la chiarezza ci aiuta ad andare avanti in modo più efficace. Assolutamente. Se salta fuori altro, possiamo sempre rivisitarlo in seguito. Sono d'accordo. È meglio concentrarsi su ciò che abbiamo in questo momento. Sì, e possiamo apportare le modifiche necessarie in futuro. Assicuriamoci che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda con i nostri piani. È un'ottima idea. Una comunicazione chiara è la chiave del successo. Sono felice che siamo allineati su questo. Lezione 4. Acquistare collari. Sì, hanno un'ampia selezione di collari in diversi colori. È fantastico. Adoro avere opzioni quando si tratta di accessori. Assolutamente. Ci permette di esprimere il nostro stile in vari modi. Sì, e apprezzo che tu possa mescolare e abbinare abiti diversi. Esattamente. Un buon colletto può elevare istantaneamente un look semplice. Sono entusiasta di vedere quali colori hanno a disposizione. Diamo un'occhiata insieme alla loro collezione e troviamo quelli perfetti. Non vedo l'ora. Acquistare pezzi unici è sempre divertente. Sì, sarà una grande occasione per rinfrescare i nostri guardaroba. Lezione 5. Maglione alla moda. Che ne dici di questo maglione lavorato a trecce? Sembra caldo e alla moda. Quel maglione è bellissimo. Adoro la consistenza e il colore. Sì, è perfetto per il clima freddo che abbiamo avuto ultimamente. Decisamente.
Posso immaginare di indossarlo per stare comodo durante l'inverno. Inoltre, starebbe bene con i jeans o anche con una gonna. Esattamente. È abbastanza versatile per diverse occasioni. Proviamolo e vediamo come si adatta. Ottima idea. Sono entusiasta di vedere come starà a entrambi. Scoperte di moda come queste sono sempre divertenti da scoprire insieme. Lezione 6. La storia di Alamo. L'Alamo è un posto così significativo. Quando i muri cominciarono a sgretolarsi, 4.000 messicani attaccarono da tutti i lati. Sì, è affascinante il modo in cui un momento così cruciale nella storia si sia svolto lì. Il coraggio dimostrato dai difensori è davvero ammirevole. Assolutamente. Simboleggia la lotta per l'indipendenza e la resilienza. Penso che visitare Alamo ci darebbe una comprensione più profonda di quella storia. Sì, ed è un ricordo dei sacrifici fatti durante la battaglia. Pianifichiamo una visita per esplorare e saperne di più sul suo significato. Mi piacerebbe. È importante connettersi con la nostra storia. Insieme, possiamo apprezzare le ricche storie dietro tali punti di riferimento. Lezione 7. Apprezzamento dell'arte. Ho visto quadri e sculture alla galleria. Qual era la tua opera d'arte preferita? Sono rimasto davvero affascinato dal grande dipinto astratto. I colori erano così vibranti. Anche quello mi ha colpito. Aveva un'energia così dinamica. Assolutamente. Penso che l'arte abbia il potere di evocare forti emozioni. Mi sono piaciuti anche gli intricati dettagli delle sculture, erano realizzati magnificamente. Sì, l'artigianato è stato impressionante. È sorprendente quanta abilità sia coinvolta. Discutiamo le nostre interpretazioni dei pezzi che abbiamo visto. Mi piacerebbe sentire i tuoi pensieri e condividere i miei. L'arte è un argomento così ricco di conversazione. Lezione 8. Comunità vivaci. È una comunità molto vivace e di successo, soprattutto in città come Toronto e Vancouver. Sì, quelle città sono conosciute per la loro diversità culturale e le atmosfere vibranti. Adoro come ogni quartiere abbia il suo carattere unico. Assolutamente. Esplorare aree diverse può essere una vera avventura. I festival e gli eventi durante tutto l'anno uniscono davvero le persone. Sì, e la scena del cibo è incredibile. C'è sempre qualcosa di nuovo da provare. Organizziamo presto un viaggio nel fine settimana per esplorare una di queste città. Sembra un'idea fantastica. Sono entusiasta delle possibilità. Sarà un ottimo modo per sperimentare in prima persona culture diverse. Lezione 9. Suoni della giungla. Sentivo dei rumori e il fruscio delle foglie. Non ero sicuro di essere tornato indietro nel tempo o semplicemente di essere finito in una giungla da qualche parte. Sembra elettrizzante. Deve essere sembrata un'avventura in attesa di svolgersi. Assolutamente. I suoni della natura possono essere così coinvolgenti. Sì, ti connette davvero all'ambiente che ti circonda. Sono sempre stupito da quanto vibrante e viva possa sembrare una giungla. Sono d'accordo. Esplorare quelle aree può essere allo stesso tempo emozionante e un po' misterioso.
Pianifichiamo un'avventura in un parco nazionale o in una foresta pluviale. Mi piacerebbe. Sarà un'occasione per vivere la natura da vicino. Non vedo l'ora che inizi l'avventura che ci aspetta. Lezione 10. Giro al supermercato. Ehi, devo andare a fare la spesa. Vuoi venire con noi? Sicuro. Mi piacerebbe aiutarti a scegliere alcune cose. Grande. Ho bisogno di fare scorta di prodotti freschi e spuntini per la settimana. Sembra un piano. Mi piace sempre curiosare tra i corridoi alla ricerca di nuove ricette. Sì, e possiamo controllare tutti gli articoli stagionali che potrebbero essere in vendita. Assolutamente. È sempre divertente scoprire nuovi ingredienti. Facciamo un elenco per non dimenticare nulla di importante. Buona idea. La pianificazione ci aiuta a rimanere organizzati durante lo shopping. Sono entusiasta di vedere cosa troveremo. Lezione 11. Passeggiate scolastiche. Quando andavo alle elementari, ci volevano circa 10 minuti per raggiungere la scuola a piedi. Sembra carino. È bello fare un breve tragitto in quegli anni. Sì, mi è piaciuta l'aria fresca e il tempo per pensare prima dell'inizio delle lezioni. Assolutamente. Quelle passeggiate devono essere state un modo meraviglioso per iniziare la giornata. Ricordo di aver chiacchierato con gli amici lungo il percorso, rendendolo ancora più piacevole. Sembra adorabile. I giorni di scuola hanno spesso ricordi così belli. Sì, penso che quei momenti abbiano plasmato il mio amore per l'apprendimento e l'amicizia. È sorprendente come quelle piccole routine quotidiane possano avere un impatto duraturo. Sono d'accordo. Ricordiamo altre esperienze della nostra infanzia. Lezione 12. Risultati dei prezzi. Sembra intrigante. Dovrò provarlo la prossima volta. Hai trovato i prezzi ragionevoli? Sì, la maggior parte degli articoli erano abbastanza convenienti, il che è stata una piacevole sorpresa. Questo è sempre un vantaggio. Rende l'esplorazione di cose nuove molto più piacevole. Assolutamente. Apprezzo quando i luoghi offrono un buon rapporto qualità-prezzo per prodotti di qualità. Sì, incoraggia le persone a provare nuove esperienze senza spendere una fortuna. Esattamente. Penso che sia importante sostenere anche le imprese locali. Facciamo un elenco dei posti che vogliamo visitare insieme. Ottima idea. Sono entusiasta di scoprire nuovi preferiti. Non vedo l'ora di condividere queste esperienze con voi. Lezione 13. Orgoglio nazionale. I poteri parlamentari e il senso di orgoglio nazionale per il proprio paese sono stati la fonte dell'identità europea. Sono completamente d'accordo. È affascinante il modo in cui questi elementi modellano la cultura di una nazione. Sì, il modo in cui le persone si relazionano con il proprio governo può favorire un forte spirito comunitario. Assolutamente. Quando i cittadini si sentono orgogliosi del proprio patrimonio, spesso si impegnano di più. Penso che questo orgoglio possa portare a cambiamenti positivi e incoraggiare la responsabilità civica. Esattamente. È importante che le persone sentano di avere un interesse nel futuro del loro paese. Esploriamo come i diversi paesi esprimono questo orgoglio attraverso le loro tradizioni. È un'ottima idea.
Comprendere queste espressioni può approfondire il nostro apprezzamento per la diversità. Non vedo l'ora di saperne di più insieme su questo argomento. Lezione 14. Opportunità di lavoro remoto. Dipende dalla località e dallo scopo del mio viaggio. E tu? Sto pensando di visitare alcuni posti, principalmente per lavoro e un po' di svago. Sembra fantastico. Combinare il lavoro con il tempo libero può rendere il viaggio più piacevole. Sì, sono d'accordo. Sono entusiasta della possibilità di lavorare in remoto da un nuovo ambiente. È bello avere questa flessibilità nel mercato del lavoro di oggi. Assolutamente. Penso che possa migliorare la creatività e la produttività. Parliamo di dove vorremmo andare se ne avessimo la possibilità. Sembra divertente. Mi piacerebbe sentire le tue idee di viaggio. Sono sicuro che riusciremo a trovare delle destinazioni entusiasmanti. Lezione 15. Revisione dei contratti. Buongiorno. Stavo rivedendo i termini contrattuali che abbiamo ricevuto. Buongiorno. Come sembrava tutto? Ci sono stati problemi? Nel complesso sembra chiaro, ma ho notato alcuni punti che potrebbero aver bisogno di chiarimenti. Questo è importante. È sempre bene assicurarsi che tutto sia trasparente. Sì, voglio assicurarmi che comprendiamo appieno i nostri obblighi per il futuro. Assolutamente. Ripercorriamo insieme questi punti e prepariamoci al nostro incontro. Sembra un piano. Voglio che siamo ben preparati. Sì, essere informati ci aiuterà a negoziare condizioni migliori, se necessario. Apprezzo il tuo aiuto con questo. Lezione 16. Storia del canottaggio. Dovremmo promuovere la causa del canottaggio e dello sport professionistico alla fine del XIX secolo. Sì, il canottaggio era uno degli sport più popolari in quel periodo. Assolutamente. Rappresentava non solo l'atletismo ma anche la classe sociale e la competizione. Adoro il modo in cui ha unito le persone, favorendo il cameratismo tra i partecipanti. Sì, e gli eventi erano spesso grandi spettacoli che attiravano grandi folle. È interessante pensare a come lo sport può plasmare l'identità di una comunità. Cerchiamo di più sulla storia del canottaggio e sul suo impatto. Ottima idea! Sono entusiasta di scoprire di più su questo affascinante sport. Insieme, possiamo evidenziarne il significato nelle nostre discussioni. Lezione 17. Spedizione rapida. Per me funziona. Per la prossima consegna, possiamo accelerare la spedizione? Sì, penso che sia una buona idea, soprattutto se abbiamo bisogno degli articoli rapidamente. Esattamente. Una consegna puntuale può fare una grande differenza nella nostra pianificazione. Controllerò con il fornitore per vedere se può soddisfare tale richiesta. Perfetto. È sempre meglio essere proattivi con i nostri ordini. Sì, e ci aiuta a evitare le corse dell'ultimo minuto. Assicuriamoci di confermare la nuova sequenza temporale con tutti i soggetti coinvolti. Assolutamente. Una comunicazione chiara manterrà tutti informati. Apprezzo la tua attenzione ai dettagli. Lezione 18. Viaggiare sicuri.
Altrettanto. Buon viaggio e divertiti tantissimo nella tua prossima avventura. Grazie. Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti e culture. Sì, viaggiare offre tantissime opportunità di apprendimento e crescita. Assolutamente. Ogni viaggio è un'occasione per creare ricordi indimenticabili. Spero di sentire tutto sulle tue esperienze al tuo ritorno. Condividerò sicuramente le mie storie. È sempre divertente ricordare i viaggi. Non vedo l'ora. Le tue avventure mi ispirano a pianificare i miei viaggi. È meraviglioso sentirlo. Incoraggiamoci a vicenda a esplorare di più. Sono entusiasta di ciò che riserva il futuro. Lezione 19. Realizzazione nella vita. Ti senti soddisfatto e realizzato, vero? Assolutamente. Non riesco a immaginare la mia vita senza perseguire le mie passioni. È stimolante. Trovare appagamento è così importante per la felicità generale. Sì, rende ogni giorno significativo e utile. Penso che sia fondamentale identificare ciò che ci porta veramente gioia. Sono d'accordo. Quando ci concentriamo sui nostri punti di forza, possiamo ottenere grandi cose. Incoraggiamoci a vicenda a continuare a perseguire i nostri sogni. Sì, sostenerci a vicenda può portare a risultati ancora più grandi. Sono grato di avere qualcuno che capisce il viaggio. Lezione 20. Considerazioni sul mercato del lavoro. Decisamente. Soprattutto considerando il mercato del lavoro, dobbiamo rimanere competitivi. Sì, adattarsi ai cambiamenti è fondamentale per la nostra crescita professionale. Penso che l'apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze siano essenziali. Assolutamente. È importante continuare a migliorare noi stessi. Esploriamo alcuni nuovi corsi o certificazioni che potrebbero avvantaggiarci. Ottima idea. Investire nella nostra formazione ripaga sempre. Sono entusiasta di vedere quali opzioni sono disponibili. Anche io. Insieme possiamo prendere decisioni informate per il nostro futuro. Iniziamo la ricerca oggi. Lezione 21. Esperienza di acquisto. Ehi, sei mai stata in palestra prima? Sì, l'ho fatto. È stata un'esperienza di acquisto piuttosto interessante per l'attrezzatura da allenamento. Sembra divertente. Hai trovato tutto ciò di cui avevi bisogno? L'ho fatto. La varietà di opzioni ha reso più facile scegliere ciò che si adattava al mio stile. Adoro quando i negozi offrono un'ampia scelta, rende lo shopping più piacevole. Assolutamente. Apprezzo la possibilità di confrontare marche e prezzi diversi. Pianifichiamo insieme un giro di shopping la prossima volta. Sembra fantastico. Mi piacerebbe esplorare nuove attrezzature con te. Sono entusiasta di vedere cosa possiamo trovare. Lezione 22. Chiedere aiuto. Non preoccuparti, tutti hanno bisogno di aiuto a volte. È difficile ammettere che non posso fare tutto. Capisco perfettamente. Riconoscere che abbiamo bisogno di sostegno è un segno di forza. Sì, ci permette di concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio e delegare il resto. Esattamente. Il lavoro di squadra rende le attività molto più gestibili.
Incoraggiamoci a vicenda a chiedere aiuto quando necessario. È un'ottima idea. È importante costruire una rete di supporto. Mi sento più a mio agio sapendo di avere qualcuno su cui contare. E mi sento allo stesso modo. Insieme possiamo affrontare qualsiasi sfida. Sono grato per la nostra partnership. Lezione 23. Pozze paludose. Hai mai visto gli aironi che amano pescare nelle pozze paludose? Sì, sono alti diversi metri e lanciano pesci e rane con i loro becchi affilati. È affascinante vederli cacciare, sono così pazienti e precisi. Assolutamente. La loro tecnica di caccia è impressionante e piuttosto aggraziata. Adoro il modo in cui si fondono con l'ambiente circostante, rendendolo ancora più intrigante. Sì, è come se diventassero parte del paesaggio mentre aspettano la loro preda. Organizziamo una gita nelle paludi per osservarli in azione. Sembra un'idea meravigliosa. Mi piacerebbe fotografarli. Non vedo l'ora di vivere da vicino la bellezza della natura. Lezione 24. Valanga di lettere. Ho ricevuto una valanga di lettere e consigli riguardo questo servizio. Sembra travolgente. Che tipo di feedback stai ricevendo? Alcuni corrispondenti mi hanno chiesto perché ho scelto di coinvolgere Dio nella conversazione. È interessante il modo in cui le persone interpretano le cose in modo diverso. Sì, e mostra quanto siano appassionati delle loro opinioni. Penso che sia importante ascoltare, ma anche rimanere fedeli al proprio messaggio. Assolutamente. Voglio esprimere chiaramente i miei pensieri senza causare malintesi. Parliamo di come affrontare alcune di queste preoccupazioni nelle tue risposte. Ottima idea. La tua prospettiva potrebbe davvero aiutarmi a superare questa situazione. Lezione 25. La posizione perfetta. Hai già trovato un ristorante italiano? Non ancora. Ne sto cercando uno in posizione centrale, però. Sembra una buona idea. È sempre meglio quando è facile da raggiungere. Esattamente. Voglio godermi l'atmosfera senza preoccuparmi del viaggio. Che tipo di piatti italiani preferisci? Adoro la pasta, soprattutto quella con un sugo ricco. La pasta è un classico. Preferisci la salsa rossa o quella bianca? Penso di propendere di più per la besciamella, sembra così cremoso e lussuoso. Un alfredo cremoso può essere paradisiaco. Troviamo un posto che serva a questo. Lezione 26. Sotto l'influenza. Hai notato come alcune persone possono diventare aggressive quando sono sotto l'influenza? Sì, a volte è abbastanza allarmante. Cambia il loro intero comportamento. Giusto. È affascinante come le sostanze possano alterare il comportamento in modo così drammatico. Penso che sia importante esserne consapevoli. Può portare a situazioni pericolose. Assolutamente. È fondamentale avere amici che possono aiutarti a tenere le cose sotto controllo. Questo è un buon punto. Un ambiente favorevole può fare una grande differenza. Hai visto come anche alcune persone si deprimono? Sì, è altrettanto preoccupante. È come un'arma a doppio taglio.
Esattamente. Gli effetti emotivi possono essere altrettanto potenti di quelli fisici. Lezione 27. Saggezza nel grado 8. Ora che sono in terza media, spero che i ragazzi più piccoli mi considerino saggio. È una grande aspirazione. È importante dare il buon esempio. Voglio mostrare loro che imparare può essere divertente e gratificante. È una mentalità meravigliosa. I bambini ammirano coloro che li ispirano. Ricordo quanto ammiravo gli studenti più grandi quando ero più giovane. Sì, sembrano così ben informati e fiduciosi. Spero di condividere le mie esperienze e aiutarli ad affrontare le sfide. Il mentoring può essere incredibilmente appagante. Costruisce connessioni. Inoltre, rafforza la mia comprensione degli argomenti. Lezione 28. Scambio di email recenti. Volevo parlarti del nostro recente scambio di email. Sicuro, penso che abbiamo avuto degli ottimi punti nella nostra discussione. Sì, ho sentito che abbiamo davvero chiarito le principali questioni in questione. È importante comunicare in modo efficace, soprattutto nelle email. Sono d'accordo, una comunicazione chiara evita malintesi. Inoltre, dimostra professionalità, che è fondamentale per il nostro progetto. Esattamente. Penso che dovremmo continuare a seguirci regolarmente. Ciò ci aiuterà a rimanere allineati e concentrati sui nostri obiettivi. Sì, e farà in modo che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Lezione 29. Partita di calcio su Canale 2. È un peccato che ieri sera sul canale 2 ci fosse una partita di calcio. Veramente? È un peccato? Mi sarebbe piaciuto guardarlo. Lo so. La partita doveva essere emozionante con la partita della mia squadra preferita. Devi essere rimasto deluso per non averlo visto. Decisamente. Ho sentito che è stata una partita emozionante con molta azione. Ciò rende le cose ancora peggiori. Hai catturato qualche momento saliente? Sfortunatamente no. Ero occupato con altri impegni. È dura, ma forse puoi guardare un replay più tardi. Buona idea. Mi assicurerò di verificarlo online. Lezione 30. Esplorando il Mississippi. Il fiume Mississippi sfocia nel lago Ontario in Canada. Sì, è affascinante pensare a quanto sono collegati i nostri corsi d'acqua. Assolutamente. Il nome della città è Nigeron-de-Lake, giusto? Sì, è corretto. Ha una storia così ricca legata al fiume. Adoro il modo in cui i fiumi svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo delle città. Sì, spesso forniscono risorse e vie di trasporto. Esploriamo insieme la storia di questa zona. Mi piacerebbe. È sempre intrigante conoscere il patrimonio locale. Sì, comprendere queste connessioni accresce il nostro apprezzamento per il territorio. Lezione 31. Lunghezza focale. Qual è la lunghezza focale dell'obiettivo della tua fotocamera? Ha una gamma di lunghezze focali che va dal grandangolo al teleobiettivo, il che è davvero versatile. Sembra perfetto per catturare diversi tipi di scatti. Sì, posso passare facilmente dalle foto di paesaggi ai primi piani.
Adoro gli obiettivi che offrono una flessibilità del genere. Assolutamente. Mi permette di essere creativo senza cambiare costantemente obiettivo. Hai scattato qualche foto interessante con esso di recente? Sì, lo scorso fine settimana ho scattato alcuni bellissimi scatti al tramonto sulla spiaggia. Sembra fantastico. Mi piacerebbe vederli qualche volta. Lezione 32. Biglietteria. C'è una biglietteria alla stazione degli autobus. Sì, c'è. Si trova proprio vicino all'ingresso per comodità. È bello saperlo. Rende l'acquisto dei biglietti molto più semplice. Assolutamente. Preferisco sempre ritirare i biglietti di persona. Lo stesso qui. A volte sembra più sicuro rispetto all'acquisto online. Sì, inoltre puoi porre domande in caso di dubbi. Esattamente. È bello avere quel supporto proprio lì. Sono d'accordo. Assicuriamoci di fermarci allo stand quando arriviamo. Non vedo l'ora di iniziare il nostro viaggio. Sarà divertente. Lezione 33. Incoraggiare la crescita. Sicuramente vogliamo incoraggiare la crescita e lo sviluppo, non scoraggiarli. Sono completamente d'accordo. Il rinforzo positivo è essenziale in qualsiasi ambiente di apprendimento. Sì, può fare un'enorme differenza nella fiducia di qualcuno. Assolutamente. Tutti prosperano quando si sentono supportati. Facciamo un brainstorming su alcuni modi per promuovere un'atmosfera più incoraggiante. Sembra un'ottima idea. L'incoraggiamento può portare a risultati sorprendenti. Sì, dovremmo celebrare i risultati ottenuti, non importa quanto piccoli. Lo adoro. Riconoscere i progressi mantiene alta la motivazione. Implementiamo queste idee nel nostro prossimo incontro. Lezione 34. Termini di pagamento. Preferiamo una finestra di pagamento di 30 giorni per una migliore gestione del flusso di cassa. Ha senso. Ci dà abbastanza tempo per assicurarci che tutto sia sistemato. Sì, aiuta anche a mantenere un budget costante. Assolutamente. Avere una tempistica chiara è fondamentale per qualsiasi azienda. Comunichiamo chiaramente questa preferenza ai nostri partner. Buona idea. La trasparenza può aiutare a evitare malintesi. Sì, si tratta di costruire relazioni forti e basate sulla fiducia. Sono d'accordo. Una base solida porta a una migliore collaborazione. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo argomento. Lezione 35. Piani di viaggio. Sembra fantastico. Quali città pensi di visitare? Sto valutando un viaggio a Parigi e Roma. Entrambi sono così ricchi di cultura. Sono scelte fantastiche. Ho sempre desiderato esplorare l'arte a Parigi. Sì, e la cucina in entrambe le città è semplicemente incredibile. Assolutamente. Non vedo l'ora di provare l'autentica pasta italiana. E a Parigi non vedo l'ora di gustare i croissant freschi. Sembra delizioso. Pianifichiamo un itinerario per sfruttare al meglio il nostro tempo. Sì, dovremmo includere qualche giro turistico e anche un po' di relax. Sono entusiasta di iniziare a pianificare.
questo viaggio sarà indimenticabile.